Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare ancora una volta un ramen. Come vi ho già spiegato nei precedenti video, di ramen principali ne esistono 5. Lo shoyu ramen, il tonkotsu ramen, il miso ramen, il tori paitan e poi il ramen di oggi, originario si dice di Hakodate, una città a sud di Hokkaido, l'isola più a nord del Giappone, conosciuto oltretutto per questo bellissimo parco a forma di stella che durante la Nami diventa tutto rosa. Il ramen in questione è lo shio ramen, ovvero un ramen preparato con un brodo leggero di pollo e condito con un tare allo shio, che in giapponese vuol dire sale. Quando si parla di ramen, le persone in generale pensano a una zuppa di brodo con i noodles, ma non è solo così. Il ramen è molto più complesso e per essere definito tale deve essere composto categoricamente da 5 elementi di base con qualche piccola variazione. Tra questi elementi il primo è ovviamente il brodo, che può essere paitan, ovvero torbio, oppure chintan, ovvero chiaro, come quello che faremo oggi. Abbiamo poi il tare, ovvero l'ingrediente liquido o semiliquido che serve per caratterizzare il nostro ramen, ovvero per dargli un gusto particolare. I principali tare sono 3: shio, sale, shoyu, salsa di soia, e miso, la pasta di miso. Altro elemento fondamentale sono ovviamente i noodles, e anche questi si dividono in 3 sottocategorie. Ci sono gli osomen, ovvero fini e dritti, i chubosomen arricciati che troverete nei pacchetti dei noodles istantanei, oppure i futomen che sono piuttosto spessi, tipici dello tsukemen. Il quarto elemento fondamentale, importantissimo per dare profumo e aroma al nostro piatto, ma che spesso passa in sordina, è la parte grassa, e solitamente per questo elemento si utilizzano oli aromatizzati oppure dei grassi animali fusi aromatizzati. Ultimo elemento, il topping, anzi i topping, perché sono tantissimi e cambiano da regione a regione nel Giappone. Tra i più comuni troviamo il chashu, ovvero l'arrosto di maiale, l'ajitama, le uova marinate, il menma, che sono pezzetti di bambù fermentato, l'aiganori e per finire il narutomaki, ovvero una specie di tamaboko, che in inglese chiamano fish cake, simile al surimi, che serve per dare gusto e soprattutto un bel aspetto al piatto. Una volta a disposizione tutti e 5 gli elementi, possiamo cominciare a elaborare il nostro ramen. E capite che con tutte queste opzioni differenti le ricette di ramen sono praticamente infinite. La ricetta di oggi, come vi ho detto, è lo shio ramen, ovvero un brodo chintan, quindi chiaro di pollo, con un tare allo shio, il sale, dei noodles hosomen, quindi fini e sottili, un grasso animale aromatizzato alla cipolla e poi i classici topping che andremo a vedere insieme. Quando si parla di ramen, ovviamente ci vuole tempo e pazienza. Gli ingredienti sono molti, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il brodo di pollo avremo bisogno di 1,2 kg di carcasse di pollo alle quali avremo tolto la pelle, 3 cipollotti, 40 g di zenzero, una testa d'aglio e 4 litri di acqua fredda. Per il chashu, ovvero l'arrosto di maiale, avremo bisogno di 1,2 kg di pancetta cruda, pepe nero quanto basta, 4 cipollotti, 70 g di zenzero, 240 ml di salsa di soia, 240 ml di sake, 150 g di zucchero di canna e 480 ml d'acqua. Per lo shio tare, ovvero il tare al sale, avremo bisogno di 15 g di katsuboshi, 15 g di gamberetti desidratati, 10 g di alga kombu, 2 funghi shiitake, 300 ml d'acqua, 25 ml di sake, 100 ml di mirin, 40 g di sale marino grosso, 15 g di zucchero di canna e 25 ml di aceto di riso. Per il grasso alla cipolla tostata avremo bisogno di 200 g di pelle di pollo che avremo ricavato dalle carcasse e un cipollotto. Infine, per guarnire avremo bisogno di 4 porzioni di noodles al kansui di circa 90 g ciascuna, 4 uova, 3 fogli di alganori, un cipollotto, 80 g di menma, il bambù fermentato, e un po' di germogli misti. E dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta, che sarà lunga e divisa in 6 fasi. La preparazione del brodo, la preparazione del tare, la preparazione del chashu, la preparazione del grasso aromatico, la preparazione di tutte le guarnizioni e infine l'impiattamento.
Cominciamo con il preparare il brodo. Mettiamo le carcasse di pollo in una pentola capiente. Aggiungiamo acqua fredda fino a coprire il tutto. Chiudiamo con il coperchio e portiamo a ebollizione. Una volta che l'acqua comincerà a fremire, togliamola dal fuoco e scoliamo il tutto in un passino. Risciacquiamo le carcasse con acqua fredda per raffreddarle e quindi puliamole bene in modo da eliminare più impurità possibili. Fatto questo, rimettiamo le carcasse pulite nella pentola e aggiungiamo i cipollotti a pezzi, lo zenzero a fette, la testa d'aglio tagliata in due e per finire copriamo il tutto con 4 litri di acqua fredda. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco basso per circa 8 ore. Passato questo lungo lasso di tempo, il nostro brodo sarà pronto e ben ristretto. Lasciamolo intiepidire. A questo punto scoliamo il nostro brodo in un colino posizionato sopra un largo recipiente. Eliminiamo ossa e verdure, recuperando tutto il liquido possibile. Con l'utilizzo di un'etamina posizionata sopra un setaccio, filtriamo bene tutto il brodo, in modo da separarlo da eventuali residui. Una volta fatto questo, il nostro brodo di pollo è pronto ad essere utilizzato. Prepariamo ora lo shiotare. Mettiamo 300 ml di acqua fredda in un contenitore. Aggiungiamo quindi i gamberetti essiccati, il katsuboshi, i funghi shiitake, l'alga kombu e con l'aiuto di una forchetta mescoliamo bene il tutto in modo che gli ingredienti siano ben impregnati di acqua. Fatto questo, copriamo con un coperchio e lasciamo riposare in frigo per tutta la notte. Passato questo tempo, con l'aiuto di un passino, filtriamo la nostra preparazione. Strizziamo bene la parte solida per recuperare tutto il liquido e quindi eliminiamola. Cominciamo ora a scaldare il dashi e aggiungiamo il sale grosso, lo zucchero di canna, il mirin, il sakè e mescoliamo bene il tutto. Una volta gli ingredienti dissolti nel liquido, aggiungiamo l'aceto di riso. Mescoliamo bene e lasciamo raffreddare. Il nostro tare è pronto ad essere utilizzato. Prepariamo ora il chashu. Con l'aiuto di un coltello molto affilato, eliminiamo la cotenna dalla pancetta. Facciamo scorrere la lama su tutta la lunghezza della carne. Arrivati alla fine, stacchiamo la cotenna e conserviamola per altre preparazioni. Sempre con l'aiuto della lama ben affilata, applichiamo delle incisioni a griglia su tutta la superficie grassa della pancetta. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo la pancetta dalla parte del grasso, pressandola leggermente con la mano in modo che aderisca bene. Aggiungiamo quindi abbondante pepe nero e schiacciamo un po' con il palmo della mano in modo che aderisca alla carne. Dopo aver fatto cuocere a fuoco medio la nostra pancetta per circa 10 minuti, quando sarà ben dorata, giriamola e proseguiamo la cottura in modo da caramellare anche l'altro lato. Una volta il pezzo di carne ben rosolato da tutti i lati, togliamolo e mettiamolo in una cocotte capiente. Aggiungiamo quindi il cipollotto tagliato a pezzi, lo zenzero a fette, lo zucchero di canna, il sakè, la salsa di soia e copriamo tutto con 480 ml d'acqua. Portiamo a ebollizione a fuoco medio e quando il liquido comincia a fremire, abbassiamo la fiamma al minimo, copriamo e lasciamo cuocere per 4 ore, girando la carne ogni ora. Passato questo tempo, la carne sarà cotta e molto tenera. Lasciamola raffreddare all'interno del liquido di cottura. Togliamo quindi delicatamente la carne dal liquido e riserviamola a parte. Con l'utilizzo di un passino, filtriamo il liquido di cottura in modo da eliminare la parte solida, recuperando ovviamente quella liquida. Mettiamo ora l'arrosto in un sacchetto a chiusura ermetica, aggiungiamo un po' della nostra marinata fredda, riservando il resto. Facciamo uscire più aria possibile dal sacchetto, quindi chiudiamo. Non ci resta che lasciar riposare il nostro chashu in frigo per tutta la notte. Prepariamo ora il grasso aromatico. Mettiamo in un padellino la pelle del pollo, mescoliamola e lasciamola sciogliere a fuoco medio per 20 minuti. Passato questo tempo, il grasso della pelle sarà totalmente sciolto. Con l'utilizzo di un passino filtriamolo e recuperiamo la pelle fritta che utilizzeremo come topping. Aggiungiamo quindi al grasso riscaldato il cipollotto tritato,
e facciamo friggere a fiamma bassa per circa 10 minuti. Passato questo tempo, quando la cipolla comincerà a dorare, togliamo la preparazione dal fuoco e lasciamola in infusione finché non avrà raggiunto la temperatura ambiente. Sempre con l'aiuto di un passino, filtriamo il grasso eliminando la cipolla tostata. Una volta fatto questo, il nostro grasso aromatico è pronto ad essere utilizzato. Cominciamo a preparare le agitama, le uova marinate. Portiamo a ebollizione un pentolino e aggiungiamo delicatamente le uova nell'acqua. Cuciniamo 6 minuti e mezzo crono. Passato questo tempo, togliamo le uova dalla pentola e aggiungiamole velocemente in una bacinella di acqua ghiacciata. Una volta le uova totalmente raffreddate, cominciamo a sgusciarle delicatamente in modo da non rompere e lasciarle intere. Per finire, immergiamole nel liquido di marinatura del chashu precedentemente raffreddato e lasciamole in infusione per almeno 2 ore, girandole di tanto in tanto. Dopo aver tagliato i fogli di alga nori in 4 quadrati, tostiamoli in una placca o in una padella molto calda, facendo attenzione a non bruciarle. Dopo qualche secondo avremo ottenuto i nostri fogli di alga nori croccanti. Riserviamoli a parte. Con l'utilizzo di un coltello molto affilato tagliamo sottilmente il cipollotto e una volta fatto riserviamo a parte. Tagliamo delicatamente il nostro chashu raffreddato in fette di 1 centimetro di spessore. Scaldiamo una padella antiaderente e adagiamoci le fette di chashu. Facciamole rosolare in modo che la caramellizzazione ne migliori il sapore. Una volta fatto, riserviamole al caldo. Portiamo a ebollizione una pentolina di acqua e aggiungiamo i nostri noodles. Mescolando, cuciniamoli 30 secondi. Quindi scoliamoli e prepariamoci all'impiattamento. E come al solito, eccoci arrivati al momento dell'impiattamento. Cominciamo col mettere nel fondo di una bella tazza 4 cucchiai di shiotare. Aggiungiamo quindi 300 ml di brodo bollente, i nostri noodles, che disporremo poi in modo uniforme, aggiungiamo 2-3 fettine di chashu, l'agitama tagliato in 2 nel senso della lunghezza, qualche pezzettino di menma, un po' di cipollotto affettato, 3 pezzetti di alga nori e per finire aggiungiamo 2 cucchiaini di grasso alla cipolla tostata, un po' di pelle di pollo fritta sbriciolata e qualche piccolo germoglio per decorare. E il nostro shio ramen è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa buonissima ricetta dello shio ramen, questo particolare ramen condito con un tare al sale. Come avete visto, nella videoricetta ho ben distinto le varie fasi dei vari elementi. Ho omesso solamente la preparazione dei noodles, che però potete trovare nel video del tonkotsu ramen dove li preparo a mano, oppure nel video del miso ramen dove li preparo con la pasta Matic della Philips. Un piccolo accorgimento, come avete visto, nel tare ho utilizzato sia il katsuboshi sia i gamberetti essiccati. Katsuboshi ormai si può trovare abbastanza facilmente negli store online o nei piccoli supermercati asiatici, mentre i gamberetti secchi si fa ancora difficoltà. Quindi, se non riuscite a trovarli, potete sostituirli con il doppio di katsuboshi. Gli ingredienti della ricetta sono molti, ma non preoccupatevi. Sul sito online ssosoi.com di Lucio e Chef Soy potete trovare tutto quello che avrete bisogno e il link lo trovate in descrizione del video. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti fatelo subito, è necessario, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono sempre qui per voi, come al solito, con una nuova ricetta. Ciao a tutti!